Salve, benvenuti, sono Gianni. Ho scritto un manuale sul cycling a beneficio dei piloti. Durante l'approfondimento delle particolarità di questa procedura è scaturito che alcuni dati e alcune regole dettate dalle varie authority, secondo i miei calcoli, non sono esatti. In questo terzo episodio vi dimostrerò che la minima visibilità fissata dalle authority è insufficiente. Buona visione. Tutte le authority, ICAO, FIA e ASA, con delle tabelline, indicano i valori più bassi di visibilità a cui è possibile effettuare con successo e in piena sicurezza il cycling. Ogni categoria di velivoli ha i propri valori. Ora esamineremo quello riferente alla categoria C, valida per aeromobili quali Boeing 737, MD-80, Airbus 330, BAe 146 Avro, Dassault Falcon, Embraer Jet, Fokker 100, Gulfstream 5, tanto per citarne alcuni. Tale valore indicato è di 2400 metri. Per cui un pilota che riceve un bollettino con tale valore di visibilità, controllato che esso è pari alle proprie minime, riportate sulla cartina di avvicinamento, proseguirà verso l'aeroporto. Iniziare l'avvicinamento con tale valore è quindi legale, ma è anche realmente fattibile e sicuro? Immaginiamo che un osservatore si porti su una delle due testate pista, giri su se stesso per 360 gradi e veda dei punti di riferimento che si trovano a 2400 metri. Egli riporta in scala su un foglio un cerchio di tali dimensioni. L'osservatore si sposta di alcuni passi e fa la stessa operazione e così fino a raggiungere la testata pista opposta. Al termine di tale procedura, sul foglio utilizzato avrà una serie di cerchi e potrà tracciare una tangente ricavando un'area di forma di biscotto, se preferite pari ad una holdy o ancora un'ellisse. Da un qualsiasi punto all'interno di detta area sarà possibile avere in vista la pista anche solo in una piccola parte di essa. Possiamo dare un nome a tale zona, io la indicherei con area di visibilità. Se su tale foglio di carta, con la stessa scala, riportiamo la pista, il finale, tutte le virate base, effettuate con 25 gradi di bank standard, terminanti a 300 piedi, quale stabilizer approach point, avendolo scelto quale valore più basso, in funzione delle varie possibili velocità, partendo dalla più bassa di 100 nodi fino alla massima presa in esame da ICAO di 180 nodi. Appare chiaro che nemmeno mantenendo 100 nodi l'aereo rimarrà all'interno dell'area di visibilità e quindi in vista della pista, come richiesto dalla regola base che approfondiremo nell'episodio 7. Anche per un piccolo tratto delle traiettorie del cycling, il pilota perderà il contatto visivo con la pista e in tal caso deve iniziare un missed approach. Se sono presenti le luci di avvicinamento, la situazione migliora per i velivoli in grado di mantenere una velocità di circa 115 nodi. Se volessimo rimanere all'interno dell'area di visibilità, potremmo aumentare il bank e prendere in considerazione di non rispettare i 300 piedi. Ma come tracciato in questa slide, un velivolo che mantenga 140 nodi si ritroverebbe con le ali livellate a 20 piedi sulla testata pista e non avrebbe rispettato la regola dell'avvicinamento stabilizzato. In questa tabella ho riportato i parametri per tutte le velocità, dai 150 nodi ai 180 per poter percorrere lo stesso tracciato dei 140, il bank aumenta sempre più, superando decisamente anche il limite dei 30. Potremmo ipotizzare di percorrere il tracciato cycling variando la velocità durante la base turn, ma non si riesce a rimanere entro l'area di visibilità, pur rispettando il SAP di 300 piedi. Desidero sottolineare che dubito che tali basse velocità corrispondano a quelle necessarie a mantenere un adeguato margine sullo stallo, ovvero la maneuvering del 1,40%, con flap selettati in approach position e bank 25 gradi. Utilizzare per tutti la virata base il massimo bank consentito di 30 gradi ridurrebbe il raggio di virata, ma impedirebbe una possibile correzione in caso di overshoot.
Attualmente sulle cartine di avvicinamento vengono riportati i valori a scaglioni, ovvero fino alla prima velocità tot, fino alla velocità superiore tant'altro, come nelle due immagini di sinistra. Il mio suggerimento in proposito è di creare una tabella per ogni circling e per ogni velocità, in cui annotare sia il valore di visibilità minima necessaria che la distanza tra il downwind e la pista, pari al diametro della base turn, nonché riportare anche il valore dell'area di sicurezza. Ciò permetterebbe di avere tutti i parametri utili e sicuri. Come avrete notato, l'area di sicurezza rimarrebbe la stessa, in funzione delle velocità a scaglioni, evitando di dover ricalcolare tale area. Richiederebbe un lavoro lungo e complesso agli uffici preposti. Non è indispensabile. Ora che sapete che le minime sono insufficienti, potrò illustrarvi delle contraddizioni nei manuali CAO nell'episodio 4. Se attenderete, partirà automaticamente. Spero che questo argomento vi sia interessato. In tal caso vi prego di premere un like posizionato più in basso, di visitare il mio sito e di iscrivervi al mio canale YouTube. Se lo desiderate potete lasciare un vostro gradito commento. Grazie. Se siete interessati a questo argomento ed in generale alla sicurezza del volo, vi suggerisco questi link.